Buongiorno amici, mi sto preparando per andare a fare un giretto domenicale e vi racconterò strada facendo dove mi dirigerò a un giro di quelli che mi piacciono a me, alla scoperta di qualche luogo un po' nascosto e fuori dai soliti circuiti. E giornata meravigliosa, come potete vedere alle mie spalle c'è un sole che veramente spacca le pietre. Nulla, adesso si parte, vi farò scoprire un luogo molto particolare della Sicilia orientale. A dopo! Come vi anticipavo, la giornata è bellissima. Potete vedere che luce, che cielo terso che possiamo ammirare. Allora, adesso ci stiamo dirigendo verso Licodia Eubea, un piccolo comune nella provincia di Catania, e come al solito io prediligo fare il più possibile strade interne proprio per godere del territorio, evitando ciò che sono statali ad alto scorrimento oppure autostrade, al netto del fatto che autostrade in Sicilia sono ben rare. Stiamo attraversando un tipico paesaggio ibleo, difatti vedete scorrere dei bellissimi alberi di ulivo, carrubo e poi questi muri a secco tipici della Sicilia e in particolare della Sicilia sud orientale. Il bello di percorrere strade interne ti garantisce innanzitutto di poter godere di paesaggi meravigliosi. Ad esempio, davanti a voi potete ammirare quelli che sono i Monti Iblei. Ci stiamo avvicinando a Licodia e ci approssimiamo dalla zona sud e quindi attraversiamo quello che è, anzi fiancheggiamo quello che è il territorio di Vizzini e da una parte, di Monterosso Almo dall'altra, e proseguendo verso nord arriveremo a Licodia. Come dicevo, il bello delle strade interne è che sicuramente si può godere di un bellissimo paesaggio, si deve mantenere un'andatura di guida lenta e attenta, anche perché il fondo stradale non sempre è dei migliori, ma ti dà quelle sensazioni e quelle vibrazioni come dicono gli americani, i veri grandi arleisti, the good vibes. Dopo un bel po' di piacevoli curvette, salendo sulla montagna, montagna alla fine, una gran bella collina, siamo intorno ai 600 metri, saliamo sulla sommità, eccoci arrivati, della rocca di Licodia Eubea. Ciao amici, allora al fin giungemmo, ci troviamo al castello di Santa Pau, è una fortificazione di origine bizantina. Adesso dovremo fare questa scarpinata fino a là sopra e così vi racconterò un po' la storia di questo bellissimo castello. Allora amici, mentre cammino vi inizio a raccontare un po' la storia di questo castello. Questo castello, come vi dicevo, è di origine bizantina, fu costruito su questa sommità dai bizantini intorno al VII secolo d.C. Perché? Perché si dovevano difendere dai musulmani che iniziavano a arrivare sulle coste siciliane da Oriente, dal Nord Africa, e i musulmani erano molto violenti,
in qualsiasi città che conquistavano praticamente radevano al suolo, la bruciavano, e quindi venne costruito questa prima fortificazione. I musulmani alla fine distrussero questa fortificazione, questo primo castello, e successivamente diversi secoli dopo, quindi stiamo parlando intorno al 1200, sotto la guida degli Angiolini, questo castello venne riedificato, ricostruito, partendo dalle fondamenta bizantine. Questo castello è passato poi di mano in mano dagli Angiolini agli Aragonesi, fino ad arrivare ai Catalani. Durante, ecco, la conquista catalana, dopo le grandi lotte intestine che ci furono tra i catalani e i latini qui in Sicilia, i catalani affidarono il castello e tutto il feudo alla famiglia Santapau. Ecco da qui che deriva il nome Castello Santapau. Sfortunatamente poi il famoso terremoto del 1693, che distrusse gran parte di tutta la Sicilia orientale, chiaramente colpì anche Licodia Eubea e il suo castello. Questi alle mie spalle sono praticamente gli unici resti del castello. Adesso vi farò vedere dietro, è rimasto un bastione, e come vi dicevo la collina sovrasta quella che è Licodia Eubea. Attenzione che qua sono molto cima, vi faccio vedere, ecco qua Licodia Eubea, e vi posso far vedere una cosa bellissima, molto raro da vedere in inverno, ed è l'Etna. Ecco là sotto l'Etna con il suo versante sud-ovest, tutto innevato, e su questo fronte, come vi dicevo, ecco qua potete vedere il bastione. Questo è l'unico bastione rimasto. Adesso cerco di raggiungerlo senza dover precipitare di sotto. Io come al solito sono sempre un po' avventuriero. Guardate che spettacolo incredibile, spettacolo fantastico, guardate che meraviglia incredibile. Nulla, io adesso mi accingerò a fare un bellissimo picnic e tra poco vi faccio vedere cosa mi sono portato. Guardate che cosa meravigliosa, lo scaccione. Questa è una tipica focaccia ragusana, me la sono farcito con dell'ottimo prosciutto e del caciocavallo ragusano. Io adesso mi dedico al pranzo. Eccezionale, ragazzi, cioè una giornata meravigliosa, un bel giro in moto, e adesso vi faccio vedere questo panorama strepitoso, veramente strepitoso. Guardate, bellissime anche le pale eoliche, a me mi affascinano sempre tanto. Bene ragazzi, io vi lascio, ciao. Amici, la giornata giunge al termine, è il momento di tornare a casa. Vi ringrazio per avermi seguito e vi invito a iscrivervi al mio canale per continuare a seguire le piccole avventure in sella alla mia Harley. Buona strada!